non avendo l'opportunità di pubblicizzarla, conto con chi la veda, che diciamo chiami altre persone. Però faccio questa live al volo perché sto editando nel computer un video che vendrà pesantissimo, e infatti il computer si è bloccato, cioè sta editando il video ma non riesco a fare null'altro. Poi da quando Windows 11 si è attualizzato per l'ultima volta ci sono dei problemi. Non so che attualizzazione si tratta, ma è un'attualizzazione critica. Infatti mi sta dando dei problemi. Io non so perché ho comprato Windows 11, ma ve lo sconsiglio se potete fare a meno di caricare con di avere, scusate un momento, qua sto in una condizione, non mi è venuto in mente di trasmettere con il portatile, e allora diciamo sto con questo cellulare, ma io non ho un, vediamo se c'è qualcuno. Come si fa a leggere la chat dal cellulare? Ma io dico eh, ma io dico, perché non perfezionano questo aspetto? Tanto dicono che fanno dei miglioramenti, non riesco a leggere la chat. Comunque c'è una persona qua, devo mettere questo perché ho paura che mi scivoli, sta sulla tavola da stirare, sta. Ma come fare a leggere per un secondo? Non riesco a leggere la chat. C'è una persona collegata, ma io dico, te Google, con il denaro che ha, ma migliorate il servizio. Chat nascosta, e no, non la voglio nascondere. Messaggi principali. Andino, ciao Andino, come va? Ho letto qualcosa, perché mi dà un mezzo secondo per leggere. È veramente un problema, devo avere un tablet, un dispositivo secondario. Un momento, che ovvio il problema. Ecco qua, scusate, il computer mi si è bloccato. Sono i belli della live, i belli della diretta, e per leggere a tutte e tutti voi la per leggere la chat. Adesso sto accendendo questo cellulare, il Moto X seconda generazione. Eh, è incredibile. Cosa devo fare per fare una live col cellulare? Non riesco a leggere la chat,
e allora ne debbo, ecco qua, ecco qua, ciao amico mio, che sì, lo so, il cellulare non trasmette la chat, però adesso con il cellulare secondario vediamo che, ciao carissimo. Ah, ecco, siete in due. Devo correggere. Ciao carissimi amici, ecco qua. Allora, siete in due, però creiamo post. Voi fate le domande, adesso posso leggere la chat. Cresciamo. Dopo correggo, ma adesso mando così perché lo so che questa sarà una live un po' strana, però vediamo di fare quello che si può. Intanto ho perso già 7 minuti e ecco qua. Che ne pensi della vittoria della Meloni? Si blocca sempre, sì, purtroppo c'ho dei problemi di wifi e la vittoria della Meloni aveva sconvolto un po' di menti, tutti a dire adesso cadiamo nell'estrema destra, ritornano i fascisti, e forse i supremi algoritmi di YouTube non tollerano questi termini per la pubblicità, ma insomma già è una live così. Eh, soprattutto all'estero a ridire il ritorno dei neofascisti, il ritorno di qua, il ritorno di là, ma chiaramente non è il ritorno di nulla. È stato un po' come la Lega. Ciao Federico Bargiacchi, come stai? Qua ho dovuto accendere il mio cellulare vecchio perché nel cellulare nuovo non si legge la chat facendo la live, solo un flash, perché metto il dito e non compare la chat. Allora se poi trasmetti ai nostri amici e alle nostre amiche che sto in live, eh, sì sì, giustamente stop fascismo, ma poi perché il fascismo, a prescindere da quello che si può pensare, comunque è morto e sepolto nel 45, è stato sconfitto politicamente perché lo stesso gran consiglio fascista ha destituito Benito Mussolini, e poi è morto militarmente perché è stato sconfitto sul campo di battaglia. Cioè, io credo che il fascismo non sia del tutto morto in Italia, soltanto perché purtroppo abbiamo commesso qualche cosa della quale ci deridono all'estero, gli stessi alleati ci deridevano durante la guerra, che era fare una badogliata, cioè Badoglio fino all'ultimo minuto è stato fedele di Mussolini e poi ha fatto il volto a Gabbana, tant'è vero che un termine coniato
dagli anglo-americani è to badoliate, per indicare tradimento, e ce lo dicono a noi italiani che siamo dei badoglio, dei traditori, capito? E quindi questo non ci fa onore. Io credo che per mettere un punto a parte, per mettere un punto a parte, l'Italia si sarebbe dovuta ritirare, arrendere come ha fatto la Germania, e non continuare la guerra dal lato degli alleati, perché l'Italia ha perso la seconda guerra mondiale. Quindi io ritengo, sì sì, perché molti non lo sanno, ma lo ha detto Barbero, lo storico che andava a Super Quark. Sì sì, ma il totalitarismo l'abbiamo inventato noi italiani, anche l'autarchia, l'autarchia. Ehi lì, purtroppo c'ho il cagnolino che abbaia. Ma l'autarchia l'abbiamo inventata noi italiani, l'hanno inventata i fascisti. Il totalitarismo anche, ed il fascismo, tant'è vero che Adolf Hitler chiamava a Benito Mussolini il suo maestro, e all'inizio a Hitler non piaceva a Mussolini, tant'è vero che lo chiamava l'unno, il barbaro. Mussolini era intimo amico di un altro dittatore fascista, che è stato niente di meno che Dollfuss, il presidente o cancelliere austriaco, che è stato ucciso dai nazisti austriaci per fare avanzare la connessione, l'annessione dell'Austria alla Germania. Quindi vabbè, a parte tutto questo, questa digressione storica, però il fascismo è una modalità di governo, tant'è vero che molti dicono che pure Stalin era fascista. È una modalità di governo, però quello che voglio dire io è che l'Italia si sarebbe dovuta arrendere e tirare fuori dalla seconda guerra mondiale, non continuare a combattere al lato degli alleati, perché quello è stato visto non solo dai tedeschi ma anche e soprattutto dagli alleati come un tradimento, capito? Come un tradimento. Quindi voglio dire, alla fine chi ce l'ha fatto fare a continuare a lottare dal lato degli alleati? Così non si assume la propria responsabilità storica. Il fascismo ha perso militarmente, politicamente, perché Mussolini è stato tradito dai suoi del gran consiglio fascista, perché si volevano salvare la pelle, per non dire altro, e è stato tradito Mussolini dal Papa e dal re, che lo hanno sfruttato in chiave anticomunista, e poi è stato battuto militarmente ed è stato ucciso come un traditore. Quindi il fascismo non ritorna più. Per me non ci sono modalità di governo ispirate al fascismo, ma per quanto riguarda ciò che la, sì sì, Benito andava d'accordo anche con Franco, ma hanno fatto sparire i veri diari di Benito Mussolini, perché quelli dei diari di Hitler è stato tutta una montatura, ma sono spariti i diari di Benito Mussolini perché Winston Churchill stimava Mussolini, soprattutto in chiave anticomunista, perché Churchill ha sempre detto: adesso combattiamo Hitler, ma il vero problema, il vero nemico sarà l'alleato Joseph Stalin. Quindi in chiave anticomunista Churchill era per appoggiare Franco e Mussolini. Se Mussolini non si fosse alleato con Hitler, probabilmente Hitler avrebbe invaso l'Italia, però avrebbe ricevuto Mussolini l'aiuto dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna, dagli alleati.
capito? Se non avesse se non si fosse alleato con Hitler e non avrebbe approvato le leggi razziali tedesche, avremmo avuto un Churchill e un Roosevelt alleati di Mussolini contro Hitler. Mussolini ha scelto Hitler non perché ideologicamente affine o per altre ragioni, ma ha scelto Hitler perché era il più forte in quel momento e senza combattere si stava annettendo territori europei, come ha fatto più o meno Putin in questi ultimi anni, che anche lui è nazionalsocialista per non dire nazista. Ci sono i Nazbol in Russia, cercate un po' nazisti e andate a vedere che anche la divisione Wagner è nazista. E poi cioè, se si fosse alleato con gli alleati, Mussolini perché non si è alleato con gli alleati? Perché quando è finita la prima grande guerra, la prima guerra mondiale, la grande guerra, gli alleati come Italia e Giappone non hanno ricevuto nulla come risarcimento danni. E allora durante la seconda guerra mondiale giapponesi e italiani sono andati contro gli alleati per allearsi con l'asse, per quello. E quindi Benito Mussolini era all'inizio stimato da Churchill e dagli americani. Beh, Castro scelse di allearsi con l'URSS per rendere Cuba indipendente dagli USA, non penso per totale affinità ideologica, ma infatti quando andarono al monte i superstiti della barca quella, la Gramma, che è abbreviazione di grandmother, di abuela, no? Dissero i superstiti, perché fecero lo sbarco da Messico, no? Castro, i fratelli Castro, Che Guevara, molti furono uccisi. Andarono al monte e promisero che finché la rivoluzione non sarebbe finita non si sarebbero tagliati la barba. Quando facevano la guerriglia, che ancora non combattevano per il comunismo o il socialismo, mettevano rosari cattolici nella canna del fucile, e i giornalisti che gli domandavano anche di tutto il mondo, Che Guevara si faceva interviste bevendo la coca cola, loro dicevano che non erano comunisti. Lo diceva Castro, questo l'ha raccontato Che Guevara in un'intervista. Dice: io ascoltavo Castro che diceva noi non siamo socialisti, non siamo comunisti, siamo umanisti. E io mi domandavo: ma che cosa vuole dire con umanisti? Forse non lo sapeva neanche lui. E come Benito Mussolini all'inizio, che il fascismo si è formato strada facendo, non esisteva prima, e anche il nazionalsocialismo hanno preso cose dalla romanità, soprattutto il nazionalsocialismo ha preso dal fascismo italiano, e il fascismo italiano l'hanno creato gente come Gentile e D'Annunzio, prendendo dall'antichità il saluto romano, aie o la le, a noi, queste cose qua sono state creazioni strada facendo. Allora Benito Mussolini non sapeva quello che stava facendo. Di volta in volta crearono la romanità, il littorio, il fascismo, e Castro all'inizio era per una statalizzazione, per statalizzare tutte le imprese, e gli americani entrarono in rotta di collisione con Castro dicendo: noi ti possiamo aiutare nella rivoluzione, ma non statalizzare le imprese private nordamericane. Ti possiamo dare del denaro a te, ma lasciaci guadagnare molto. E invece Castro non volle statalizzare tutto, e gli americani iniziarono a tagliare ponti con la incipiente rivoluzione castrista, e allora a quel punto si rivolsero sempre di più all'Unione Sovietica. Ma all'inizio per esempio a Benito Mussolini gli domandarono che cos'era il fascismo, e lui disse: se è necessario saremo anarchici, se è necessario saremo repubblicani, se è necessario saremo monarchici, se è necessario saremo socialisti. Infatti quando scappò grazie
a che il pilota personale di Adolf Hitler, il pilota dell'Albatros, lo tolse dalla prigionia del Gran Sasso, che chissà perché lo mandarono in prigione, in quella prigione isolata del Gran Sasso dove c'era una pista d'atterraggio, forse per dargli una via di fuga. Fondò la Repubblica Sociale di Salò Benito Mussolini, quindi l'idea del socialismo o di un'azione sociale non era estranea a molte politiche di molti partiti politici nel mondo. Anche in Nord America socialismo, sociale erano termini molto impiegati. Quindi Castro in un primo tempo si dice socialista, ma non si sapeva se era di ispirazione marxista, marziana o comunista. Però strada facendo, che statalizzava, che uccideva gli oppositori politici, che faceva purghe interne al partito e che si avvicinava sempre più pericolosamente all'Unione Sovietica, e gli Stati Uniti gli sciolsero la mano, gli messero l'embargo, pensando che così indebolivano il regime comunista. E invece il regime comunista si fortificò dicendo: ci abbiamo dei nemici esterni che ci isolano, se noi diventiamo deboli ci conquistano. E così fecero, come disse Barack Obama, fecero gli interessi della rivoluzione comunista, proprio isolandoli con l'embargo. Non gli diedero altra scelta che avvicinarsi al blocco dell'est, invece di essere un sistema diciamo come quello di Tito, che Tito stava tanto a occidente come a oriente, era tanto alleato degli occidentali come del blocco dell'est. L'unico coerente fin dall'inizio fu Franco. Franco riuscì a farla franca, lo raccontarono in un documentario, Testimoni dell'epoca, quindi un documentario vecchio, perché adesso saranno tutti morti. L'unico a farla franca è stato Franco, per una semplice ragione: se l'Italia di Benito Mussolini era arretrata culturalmente, perché c'erano molti analfabeti, e tecnologicamente, infatti si andò in Russia ma con armi e equipaggiamento che come quello che ha Putin adesso, vecchio. I tedeschi ci avevano addirittura dei manuali con foto illustrate a colori delle munizioni, delle armi e dei mezzi cingolati. In Italia ce lo sognavamo, ma anche nel resto del mondo, avere manuali persino per i proiettili con foto a colori. Bene, la Spagna di Franco era più arretrata dell'Italia fascista, per cui quando andarono a chiedere ai tedeschi, andò Franco, che andò anche lui in Germania come Benito Mussolini, a chiedere di allearsi, dissero che Hitler in tutta risposta si girò verso Franco e gli disse in faccia, cioè non volevano in Germania un alleato come Franco. Comunque Franco, rimanendo neutrale, appoggiò moltissimo i tedeschi, non è che gli rimase indifferente. Infatti molti tedeschi si andarono a rifugiare in Spagna, infatti collaborò molto dando persone alla Germania. Infatti non rispettò l'embargo alla Germania nazista Franco, quindi Franco fu molto utile al regime di Hitler, ma non si poté alleare, e visto che non si alleò con la Germania nazista né con l'Italia fascista, non fece parte dell'asse, perché bene o male strategicamente, geopoliticamente, l'Italia fascista era importante per il Terzo Reich come lo fu il Giappone, ma la Spagna franchista no, perché incluso chi avrebbe invaso degli alleati la Spagna per andare in Germania? Nessuno, anche se sarebbe stato alleato. Perché innanzitutto gli spagnoli mandarono dei legionari, ma furono volontari in Russia e in altre parti d'Europa, nelle Waffen SS come De Grelle per la Francia. C'era poi uno spagnolo che mi sono scordato il nome, ma gli alleati, se invadevano la Spagna per arrivare alla Francia occupata o alla Germania, dovevano fare il valico, l'attraversamento dei Pirenei,
e non conveniva, era uno sforzo inutile. Infatti hanno fatto lo sbarco in Normandia, avrebbero pure fatto lo sbarco dal Mediterraneo della Francia, dalla lingua doc, però fare lo sbarco in Spagna per arrivare in Germania era completamente inutile. Ciao, ciao trash anarchico pasquale gruelico, salve, come stai? Sto benissimo, sto facendo la live col cellulare. Siccome non posso leggere la chat, allora sto leggendo da questo mio altro cellulare, perché con il computer ho editato un video che uscirà in Premiere questo sabato, ma è un video di 2 ore. E siccome che il computer ogni tanto si inceppa, grazie Windows 11, grazie Microsoft alla tua attualizzazione ultima, non so, il cursore funziona ma ha dei problemi con l'usb, perché non posso fare clic da nessuna parte. Allora devo riniziare il computer. L'ho fatto 2 o 3 volte, ma così si stoppava l'edizione del video, che ci ha messo più di 1 ora e 30 minuti. Quindi guardatevelo, perché sono tutte cose che io carico in un'altra piattaforma, che peraltro ha lasciato di funzionare bene. È una piattaforma molto seguita in America Latina e che prometteva dei pingui guadagni. E allora io ho iniziato a fare dei video parlando in spagnolo. Se non vi potete perdere quei video che ho fatto in quella piattaforma, che riguardano soltanto le attualizzazioni della piattaforma, tutte le volte che ho superato un record facendo video lì, questo sabato alle 18 uscirà la mia premiere. Adesso continuo a rispondere. Federico Bargiacchi, il battaglione Azul, esatto, non mi ricordo chi era il più importante. La storia moderna è molto bella, specialmente il periodo dei totalitarismi. Concordo con te, caro trash anarchico pasquale gruelico. Allora, come dicevo prima, il fascismo non tornerà, perché è morto sui campi di battaglia, perché è stato destituito dal proprio gran consiglio fascista, perché la Repubblica Sociale di Salò ha perso. Ma il ritorno dell'estrema destra, più che del fascismo, perché si può parlare di un'estrema destra moderna, non è il ritorno del fascismo, è il ritorno di altro. Non ci può essere al giorno d'oggi un totalitarismo. E poi non ci scordiamo che ha vinto il polo di centrodestra, perché dentro c'è Salvini, che ha cambiato di idea e di orientamento moltissime volte, e poi c'è il grande Silvio Berlusconi, che ha vinto con l'8%. Non si sa come, ma ancora quella vecchia cariatide continua a vincere con l'8%. Quindi i miei complimenti anche all'avvocato Francesco Catania, che fa dei bellissimi video in YouTube e che mi sembra si è presentato, non so se con Forza Italia, alle regionali. Comunque va da sé che in un altro video io voglio parlare come alla fine degli anni 80 abbia chiamato alla Mediaset, perché nella Mediaset chiedevano di alle persone di presentare delle idee per fare dei programmi televisivi. Io ho chiamato perché volevo proporre di fare dei programmi televisivi che avessero a che fare un attimino con le religioni nel mondo. In quel momento mi interessavo molto di antropologia, di etnologia. E si è bloccata la live. Che è successo? Ah no, sempre che tocco qualcosa, ecco, ho voluto mettere qua, cambiare un po' di inquadratura perché si vedesse anche la luna. Poi un'altra volta metterò un quadretto qua dietro, perché devo vedere che con il riflesso del vetro non si vede nulla, no? Non si vede nulla. Ah, ecco, bollicine. Volevo mettere bollicine. Ecco che è tanto carino mettere bollicine, ma come tocco lo schermo si rovina. Allora, le bollicine, già stiamo al minuto 29. Dicevo,
io non credo che si possa parlare di un totalitarismo di destra, perché c'è la Giorgia Meloni, che lei ha dei discorsi di destra. Vi ricordate la voglia di secessione che ci aveva Umberto Bossi, che sembrava che realmente sarebbe venuta la guerra civile in Italia? Vi ricordate? Come diceva sempre, secessione, secessione, sembrava il generale lì della Confederazione Americana, c'aveva secessione, secessione, secessione in bocca sempre. E poi non è successo nulla, anzi andavano a Roma, andavano in Parlamento, perché non si sono rifiutati di sedere nei seggi del Parlamento, prendevano i soldi per andare tanto nella Camera dei Deputati come al Senato, quelli della Lega. Ecco, e lui è diventato senatore a vita, Umberto Bossi. E poi dicevano Roma ladrona, Roma ladrona, Roma ladrona. E Umberto Bossi, poverino, che gli è venuto quel male, e che ha fatto? Si è ristrutturato l'attico prima ancora che lo facesse il cardinal Bertone, spendendo 300.000 euro, mi sembra, o 1,5 milioni della Lega e anche dello Stato. Ma come, Umberto Bossi, non dicevi Roma ladrona, Roma ladrona? E poi c'è stato il magna magna. E poi non so se in quel periodo c'è stato anche il cardinal Bertone, che ha ristrutturato l'attico con il denaro delle donazioni fatte al bambino Gesù per i bambini poveri dell'ospedale bambino Gesù. Lui ha speso 300, quei 300.000 euro ristrutturando un attico di un edificio storico, che magari andava bene così l'attico, ma chi ci doveva ricevere? Lui dice capi di stato, ma vabbè, insomma. Ma allora perché non spendiamo qualche miliardo di euro ristrutturando il Parlamento italiano, eccetera eccetera? Allora, come vedete, tutti i partiti politici italiani, una volta che arrivano al governo, una volta che arrivano al potere, cambiano. Che è stato del movimento sociale italiano? Ha fatto rinascere il fascismo? No, ha appoggiato la democrazia cristiana. Che è stato per esempio del movimento 5 stelle, che all'inizio prendevano persone quasi dalla strada, dal web. Io ho fatto a tono ironico dei video candidandomi per il movimento 5 stelle qui in YouTube. Ma che è stato del movimento 5 stelle, che poi alla fine già espellevano tutti quei volontari che entravano anche gratis nel movimento, e hanno iniziato a prendere professionisti come la Raggi. Ma la Raggi dove ha studiato, dove ha fatto tirocinio di avvocata? Nello studio dell'avvocato di Silvio Berlusconi, che è diventato senatore. Previti, voglio dire, il movimento 5 stelle è passato a essere il movimento di quelli del dentista, del farmacista, del netturbino, del posteggiatore, dello studente universitario, che si videocandidavano a essere il movimento dei professionisti della politica, incluso della vecchia politica. Molti adesso del movimento 5 stelle sono i riciclati dalla democrazia cristiana, dal UDC di Casini, dal polo di destra, dal polo di centrodestra, dal polo di centrosinistra, dal Forza Italia, dalla Quercia, dalla Margherita, dall'Ulivo. E poi oltretutto, quando escono dal movimento 5 stelle, diventano indipendenti, ma sempre con il simbolo, con lo scudo del movimento 5 stelle. Quindi la storia dei partiti politici si ripete. Adesso io conto con che si è presentata sotto certe vesti, addirittura dicendo che stava con la Russia e contro l'Ucraina, fuori dall'Europa, fuori dall'euro e fuori dalla NATO, quello che diceva Giorgia Meloni. Ma io conto che farà come gli altri partiti, come il Movimento 5 Stelle, come la Lega, come
Forza Italia, come il Movimento Sociale Italiano, come Alleanza Nazionale, come sempre stato in Italia, con i partiti di sinistra e di centrosinistra, come l'UDC. Adesso la Meloni ha dichiarato sempre nell'Unione Europea, sempre a fianco della NATO, dentro l'euro, come avevano dichiarato a suo tempo quelli del Movimento 5 Stelle, e aiutando sempre la vittima, l'Ucraina. Quindi è un movimento a 180 gradi. Io già il secondo o il terzo giorno che ha vinto la Meloni e la coalizione di centrodestra della Meloni, Berlusconi e Salvini, che Salvini ha cambiato molte volte di postura. Comunque guardate, nel 2014 o prima, chi dei politici italiani non si è scattato una selfie con Putin? Anzi, andavano delegazioni di politici italiani, perché facevano dei charter in Russia, dei voli gruppali, e andavano a farsi la foto insieme, quelli di destra e di sinistra, laici e cattolici. E adesso la base che ha votato Meloni, perché hanno votato soprattutto Meloni più che Berlusconi e Salvini, dicono: la Meloni ci ha tradito, la Meloni è diventata moderata, la Meloni sembra di sinistra, sta appoggiando gli ucraini, perché la destra è frazionata. Forza Nuova o Nuovo Ordine e Casa Pound sono divisi tra loro: chi appoggia l'Ucraina e chi appoggia Putin, chi è filonato e chi è dalla parte della Russia. Voglio dire, in fondo a me per Gigino dispiace. Dopo essersi dimesso, fu lui, lui fa un lavoro di gran lunga più di nicchia. Ah, grazie Gigino. Ma chi è Gigino, scusa? Gigino, chi è Gigino? Non l'ho mai sentito, scusa la mia ignoranza. Me lo potresti scrivere, perché non so, da qualche momento magari interrompo la chat, la live. Gigino, dopo essersi dimesso, lui fa un lavoro di gran lunga più di nicchia. Ma chi è Gigino? Se non fai in tempo a rispondermi. Ah sì, Luigi Di Maio. È perché Luigi Di Maio non era d'accordo con tutto questo Volta Gabbana. Infatti lui si è dimesso proprio quando passò da essere un movimento nazional popolare, il Movimento 5 Stelle, magari con delle politiche socialiste, a essere un movimento di professionisti. E lui si è dimesso lì, non si doveva dimettere, doveva lottare fino in fondo, fino a essere emarginato dentro il partito e doversene uscire. E invece lui si è dimesso. Bene, adesso vi devo lasciare. È stato un piacere avervi qua. Ho potuto fare una live di 38 minuti. Vi ringrazio di avermi seguito. Arrivederci. Ciao.